Ragazzi, ci siamo, scuola di motocross con Gio Sala, sono prontissimo, KTM 350 da cross 2020 nel pick up Mitsubishi L200, grande Mitsubishi, partner di questa iniziativa di Moto.it, cappellino con l'autografo del Gio, e adesso andiamo alla pista di Chieve. Andiamo alla pista, però guarda un attimo qua sto bivio, mi aspettano tra mezz'ora, io quasi quasi, sapete cosa vi dico? Ci vado con un minimo di ritardo, però ho il pick up con una trazione integrale della miseria e voglio godermelo un attimo, non sono mica in giro col furgone oggi. Vado a farmi un pezzo di fuoristrada che conosco qua vicino, attorno a casa, e poi li raggiungo, guarda che buche, li raggiungo alla pista di motocross, però prima mi diverto. Speriamo che Gio e Imone non si arrabbino troppo, però io voglio provare a vedere l'L200 di cosa è capace. Sesta generazione, 40 anni di successi in fuoristrada, è un mito dell'off-road, e quindi adesso andiamo a affrontare dei percorsi belli difficili, ragazzi. Che avventura, spero di non fare troppo tardi. Ma qua la strada è chiusa, c'è un tronco per terra, ma porca miseria, come faccio? Ah, qua c'è una deviazione, ma guarda te dove sono finito. Mi sa che Gio mi dà un sacco di botte, però l'importante è venirne fuori. L200 salvami tu, 40 anni di storia, sesta generazione, motore 2002 turbo diesel da 150 cavalli, ma soprattutto 400 Nm di coppia, e infatti siamo usciti alla grande da questa S bella bella tosta, perché c'è un fango, tronchi, buche, bello bello. Ma Andrea, ci ho fatto venire qua alla pista vicino a casa sua e non è ancora arrivato, ma sarà mai? Ma non lo so, mi ha detto devi essere super puntuale, sai che lui è super preciso. Io ho dormito niente, che stanotte ho finito matrimonio. Te dov'è che arrivi? Io arrivo dall'Ecuador. Ah, figurati. Fuso orario, cavolo orari, figurati. Cioè, un'ora, quanto cavolo ci vuole, dai. Speriamo che non mi becchino l'auto con tracce di fango, se no veramente mi sgridano tantissimo, ragazzi. Crossodromo Credera Rubiano, Z Park, siamo arrivati in ritardo da Gio e Imone. Saranno già qua? Secondo me sì, siamo con un'ora di ritardo. Colpa della Mitsubishi, mannaggia, mi ha fatto divertire tutta mattina. Oh, ecco che arriva. Oh, finalmente, cavolo. Mitsubishi nuovo, pick up. Bravo. Ti sembra questo l'ora di arrivare? Dai, c'è il Gio, il moto, pista perfetta, andiamo un po' a girare in moto, dai! Stai lontano per non farti prendere? Sto un po' lontano perché sarete arrabbiati. Sì, ma allora, scusate. Amici di Moto.it, ciao a tutti, con Aimone dal Pozzo, vieni qua Aimone, alla mia destra, e il grandissimo campione Gio Sala. Beh, anche adesso te ne diamo di santa ragione, però. Sì, scusate. Così ci facciamo anche un po' di riscaldamento. Ragazzi, mi sono un po' divertito oggi con la Mitsubishi L200, il nuovo pick up, che è partner fondamentale di questa iniziativa di Moto.it. Oggi sono un po' in veste da tester tifoso, Gio, perché ho il cappello con la firma tua e con quella di Nicola Dutto. Aimone lo conoscete già, è il nostro tester del motocross e dell'enduro, un ragazzo bravino, se la cavicchia con la moto, e quindi era perfetto oggi. Per che cosa? Per la scuola di motocross con Giovanni Sala. Abbiamo fatto la scuola di enduro con Gio e Imone, la trovate sul canale YouTube di Moto.it, guardate le puntate e iscrivetevi al canale. Bravo. Puntate che sono state viste in tutto il mondo, Gio. Infatti ho avuto un discreto successo, mi hanno fatto i complimenti, qualcuno ha preso qualcosa da questi video che con Imone spiego come guidare in fuoristrada. Però adesso passiamo oggi, scuola di motocross, e magari qualche ragazzo più giovane che ci segue su YouTube potrebbe dire: perché Giovanni Sala alla scuola di motocross? È facilissimo dirvelo, perché Gio Sala ha cominciato qualche annetto fa col fuoristrada, ma con l'enduro,
Esatto. Ha vinto subito nell'enduro campionati molto importanti, poi visto che avevi questa manetta esagerata sei passato al motocross vincendo dei titoli regionali, passando poi al campionato italiano e finendo addirittura al mondiale di motocross. Non tutti lo sanno. Sì, infatti ho avuto 10 anni di motocross dove ho corso nei senior ai massimi livelli, ovviamente non professionista ma da amatore, però sono arrivato a fare una prova di mondiale, quindi diciamo che ho un passato anche storico nel motocross. Che cilindrata? Ma le facevo tutte, cioè 5, 2,5, 500, all'epoca si poteva partecipare con Che all'epoca tutte le... correre con i 502 tempi era già da Bellissimo, uomini veri, perché bellissimo. oggi le moto sono talmente semplici che quello lì in confronto molto pazzesco, impegnative, pazzesco. sì, però divertenti. Oggi un po' di due tempi, adesso vedremo che ci sarà, perché faremo 4 puntate, seguiteci, dedicate al motocross con Gio Sala, che apro un'altra parentesi perché abbiamo qua il Gio, bisogna dirlo. Poi è tornato al suo primo amore, all'enduro, ha vinto 5 titoli mondiali, diciamo 6 perché ha vinto anche un'assoluta quando Infatti. c'era ancora il titolo assoluto Esatto. di mondiale di enduro, poi si è fatto 10 Dakar, è finito a podio anche alla Dakar e ha vinto 19 titoli italiani, quindi ti chiamano il senatore dell'enduro, ma io direi il senatore del fuoristrada, mondiale motocross, Assolutamente, Dakar, assolutamente. mondiali di enduro, italiani di enduro. Ti manca di sfidare trial. Tony Boone e il trial. Prossimamente. Poi a posto, Gio Sala. Quindi, maestro, oggi sei il nostro maestro. Magari mi metterei un altro Il autografo cappello. sul berrettino KTM. Gio, anzi anche a lui magari. Se te lo meriti. Vediamo. Avrai 2 allievi diversi, un allievo molto forte, Aimone, che guiderà il 125 2 tempi, che piace sempre di più ai ragazzi, Bellissimo, bellissimo. perché nel motocross non abbiamo limiti Non di solo ai inquinamento. ragazzi, anche a comunque chi è appassionato, vuole una moto facile per divertirsi e andare a fare 2 salti in pista senza tanti sbattimenti, secondo me oggi è una delle moto migliori. Pensavo dicesse 2 salti in padella. come hai detto così. Quelli tra poco. No, che fra l'altro quelli il tra motore poco. spinge forte. Mamma Non mia, ci vedo una mamma volta mia. adesso, va veramente forte e tocca avere il controllo della situazione per riuscire a gestire tutta E tu invece la potenza. vecchietto cosa usi? Esatto, io sono l'allievo di 44 anni, un po' più stagionato, e Gio dovrà avere pazienza con me perché guiderò invece una delle moto più amate, la Big 4 tempi, in questo caso un 350, c'è anche il 450 che è una cilindrata che piace tantissimo a chi ha superato magari 40 anni perché se la guidi a fuoco con le marce basse ti impegna, ma se la fai correre con le marce lunghe è una gran bella impegno moto. uguale. Ti impegno uguale, infatti. E Gio mi toglierai un po' di ruggine. Vai, cercherò di darti una mano per essere più sciolto. E adesso vi diciamo anche che le puntate saranno 4, partiamo con un aspetto che tante volte viene sottovalutato nel motocross, che è la curva, perché in curva si guadagna come nella velocità, anche nel motocross È lì che tantissimo si fa il tempo. tempo. Quindi la curva, poi passeremo a un altro aspetto molto importante, il salto, che negli anni è cambiato. Negli anni 90, quando tu correvi e anch'io correvo nella regionale motocross, si saltava altissimi, lunghissimi. Adesso le nuove tendenze sono a saltare meno alto possibile, ma stare in aria poco e prendere subito velocità. Diciamo che Soprattutto, scusatemi se vi interrompo, bisogna essere belli in fotografia. Certo, certo. Perché se non è la foto, non è sufficientemente storta la moto, non è un salto. Esatto. Ma non sempre quello poi, se vuoi correre, fa la differenza. Esatto. Poi terza puntata fondamentale anche questa sono le buche, le ways o le whoops, che però non ci sono più grazie al cielo, quindi affronteremo anche questo aspetto, i tratti bucati, in particolare con i tratti bucati e le gobbe in sequenza, le cosiddette ways. E quarta puntata fondamentale nel motocross, perché lì si gioca tanto della gara, Gio. Mezza gara, Mezza gara è la partenza, con staccata. con Quindi, la prima staccata e la prima curva. come scegliere il posto al cancelletto, che marcia utilizzare, come affrontare la prima curva, che è la parte più importante della gara. Metà gara si gioca lì. Adesso però io direi che prendiamo la Mitsubishi L200 e con te a fianco al guidatore ci fai vedere quali pezzi della Andiamo pista di a chiave scegliere. selezionare. Ma oppure con te, mi direi tu. con te la guida? Guido io. No, io non vengo. Va bene. No, no, no. No, Sì, ma non hai visto, arriva tardi, va arrivo piano. tardi, ma dopo recupero. Dai, andiamo. E vai. Gio, partiti, pista di Chieve, bella sabbiosa, guarda che fangosa anche per la pioggia, però tracciato perfetto. E adesso prima puntata andiamo a vedere la curva, dove sto, interno e esterno. Allora ti spiego, innanzitutto nel motocross è da valutare bene se sei in gruppo o se sei da solo, quindi la traiettoria va interpretata in base a situazioni che sei in gara. Ovvio questa curva, così vedendola, va affrontata stretta perché percorri meno strada e quindi guadagni tempo. Ma se c'è un gruppone in partenza magari È chiaro che sta stretto, non ti infilano, quindi si presta meglio per uscire bene dalla prima curva, e quindi in questo caso stretta va molto bene.
quindi io stretto e te largo Andrea. Ok. Sono già a posto. Esatto. No, così che si... Però questa era una curva abbastanza ampia. Infatti è ampia, quindi è abbastanza logico che va affrontata stretta. Eccoci la curva, Gio. Curva un po' più lenta, non è una curvina, però è una curva già di ritorno. Cioè, infatti è molto più stretta della prima di partenza, ovviamente. E quindi anche qui, in base a in che posizione sei in gara, devi interpretare la traiettoria migliore per non farti sorpassare. E anche questa, che non è strettissima come curva, però è più stretta, credo che sarebbe opportuno provare a stare stretti. Poi comunque proviamo le varie situazioni, così ti rendi conto la velocità di percorrenza della curva, questa un po' più chiusa. Ok ragazzi, allora adesso passiamo all'azione. Praticamente qui abbiamo una situazione della classica curva lunga, che ci può stare o all'interno o all'esterno, ovviamente in base alla situazione che ci troviamo nel gruppo, se siamo in gara, dell'avversario, se è da sorpassare o tenere la traiettoria ottimale. Quindi adesso passiamo all'azione e faremo dei passaggi una volta chiusi e poi una volta invece andremo molto aperti. E è chiaro che se stai competendo con altri piloti in questa situazione è meglio stare sullo stretto, perché poi hai sempre il rischio che ti entrano e poi ovviamente ti sorpassano. Differenze tra 4 tempi e 2 tempi, proviamo tutte e due. Ma sicuramente adesso manca un po' di cavalleria per la sabbia molle bagnata, quindi sicuramente il CN5 fa un po' più fatica, mentre il 3,5 4 tempi è più corposo il motore e sicuramente sulla sabbia bagnata ti aiuterà. Vedremo. Vai! Allora è chiaro che il terreno pesante così bagnato mi mette un po' in difficoltà. Tu bene Imone, perché la fai correre, poi a un certo punto la chiudi. Tu Andrea la fai in 2 volte, arrivi, inizi la prima, invece dovresti farla correre più larga e fare la curva praticamente una volta sola, invece curvi lì, poi raddrizzi e poi ricurvi, così perdi velocità e tempo. Quindi se ti viene un pelo più indietro nella staccata, quando sei al centro della curva, ti siedi al centro della moto, inizi a metterla in trazione e cerchi di chiuderla praticamente non sull'interno pista ma lì a 1 metro, in modo che ti trovi sul saldo già in direzione giusta. Bravo Imone, così che si fa. Aspetta! Mentre la curva larga cosa succede? Che purtroppo abbiamo quell'infossamento lì a metà curva che praticamente vi fa perdere velocità. Tu Andrea bene, però la chiudi molto e quindi sfrutti poco l'appoggio, che va bene, ma se tu dovessi prendere velocità per acquisire più spinta per il salto sarebbe meglio sfruttare di più Anche perché andando largo alla fine fai molti più metri, quindi devi essere molto più veloce. Esatto, vale la pena. esatto. Senti un po', la posizione in sella, in curva, perché tanti ti dicono sei troppo in avanti sul serbatoio, sei troppo indietro. Come devo stare nella fase di frenata, impostazione e uscita su questo terreno qua? Allora, praticamente su un terreno pesante è molto importante che tu stai molto indietro nella fase di frenata, perché la forcella si carica, dietro si alleggerisce, quindi tu compensi il peso spostandolo indietro sulla ruota posteriore che dà più freno, che dà più grip e quindi freni in meno strada. Quando inizi a innestare la curva, a imboccare la curva, ti siedi al centro, perché se ti siedi molto in avanti è vero che la ruota davanti tiene di più, ma dal momento che parte non la controlli più. E stessa cosa dietro, se ti siedi molto indietro succede che il davanti sta aperto, però se il dietro tende a derapare e sei molto caricato, non riesci più a controllarla. Se tu prendi una posizione a metà della sella, in una curva così, riesci a gestire lo sbandamento, perché se ti parte lo alleggerisci e la riprendi. È stesso discorso per la ruota dietro. Quindi quello che ti consiglio io è qua, Così, esatto. così indietro. E poi in uscita ovviamente, in fase di accelerazione, carichi l'anteriore per spingere sulle pedane, in modo che... Si tengono in punta o No, centrali? qui a metà. Così. Così, facciamo vedere di qua, così. Ovviamente in frenata vai asimmetrico perché c'è il freno e quindi trovi con la pedana sinistra
che usi il profilo posteriore per spingerti dietro, in modo che le braccia ti restano libere, capisci? Tu la frenata ti spingi indietro non con le braccia, ma se no con il piede, quindi vai così, ma con il piede sul freno, quindi sei un po' asimmetrico sulla posizione. Ma è la gamba sinistra che ti spinge indietro, non è le braccia, perché le braccia deve stare libera. Una volta entrata in curva ti siedi a metà della sella più o meno, da gestire la situazione dei pesi, inizi a mettere in trazione la moto, perché sennò diventa un peso negativo che viene spinto dall'inerzia. Invece frenata, staccata, filo di gas, e man mano tu stai uscendo dalla curva continui a insistere col gas finché poi ti trovi sul dritto e lo apri tutto. Quindi Staccata indietro, Staccata indietro. molto bene. Si frena col freno avanti e dietro anche sulla sabbia finché la moto è abbastanza dritta. Quando si innesta la curva non si usano più i freni, ma si inizia a prendere trazione, quindi velocità. La curva servirebbe per guadagnare velocità e non per frenare e perdere velocità, hai capito? Esatto, e come ti siedi anche un po' più indietro sulla sabbia pesante, bravo, il piede pronto avanti per intervenire se ti parte il davanti che ti scappa per dare la pestata, e come esci dalla curva, piede sulla pedana e caricare l'avantino anche col sedere. Se poi ci fossero delle buche, che spesso succede nel campo da cross, sarebbe utile alzarsi 4 dita dalla sella. Prova? Esatto. Bravi che non siete andati a cercare la traiettoria larga, perché ovviamente è una curva che non si perde troppo tempo, è talmente larga che sono talmente tanti metri in più che non serve andare, quindi bene che avete interpretato subito la traiettoria. La gamba chiude il serbatoio ma non lo stringe, perché se la moto tende a sbandare deve essere libera, se no sei come un sacco di patate che sbandi anche tu. Arriva un momento che potrebbe essere d'impiccio il ginocchio nel manubrio, quindi in questo caso, specialmente perché è un terreno abbastanza morbido e permette tanta piega, di stare un pelino anche più indietro. Oh Gio, devo dire una cosa, anche a casa i consigli di un maestro fanno la differenza. Io faccio motocross da 25 anni, però senti subito il peso indietro quando la moto sta nel canale come ti aiuta. È godimento puro, no? Godimento puro. Fate le lezioni di motocross o nelle scuole quelle vere, o come nel nostro caso è su YouTube, su moto.it, ma è vera. Prendete i consigli che Soprattutto, passiamo. Secondo me, se venite sabato prossimo qua a Chieve ci sarà il grande Perfetti che farà il gallo, perché ha fatto fare le scuole apposta qui alla pista di Chieve, così poi viene a fare il gallo dopo. S'avvantaggia. Ragazzi, però ce l'abbiamo qua il grande Gio Sala, quindi la puntata prima delle lezioni con Gio Sala dedicate al motocross, in questo caso la curva, la finisci tu con la moto. Che moto vuoi, Gio? Dammi 3,5. E vai col 3,5 e vediamo una curva perfetta, quasi come quella dei Moni. Anzi, secondo me... Se posso dirti, Gio, sei bravo, però meno veemenza. Ma ci va nel motocross con la cattiveria. Ma ci lì. vuole l'aggressività. Ci vuole, Se hai fatto caso, entro magari un po' più lento, però acquisisco un'uscita per prendere velocità, perché praticamente succede che se entri troppo forte devi correggere in curva con una frenata, è una perdita di velocità nella curva, quindi sto abbastanza attento all'entrata, però quando sono a metà, come hai visto, la metto a manetta e poi... Per il salto là, per il salto dopo. come era schiacciato nell'appoggio, era impressionante vedere Gio, sembrava su una pit bike da quanto Era schiacciava così. le sospensioni. Passava qua così. Eri qua, sembravi un ognomo. Ragazzi, adesso aspettiamo che si tolga il casco e chiudiamo la puntata, prima puntata di motocross con te, la tua scuola, Gio. Grazie per averci seguito, se avete delle domande fatecele qua sotto nel canale YouTube di moto.it, vi risponderemo noi, io, Aimone, Gio Sala, e poi ci vediamo alla seconda puntata perché parleremo Delle robe... di che cosa? Vere, Il succo di del vera motocross. cross, il salto. Il salto. Ciao ragazzi, grazie! Ciao.